Bentornati al sesto episodio di Energy Talks for Tea. Oggi ho qui con me Duilio Festi. Buongiorno Duilio. Buongiorno Paolo. Duilio, oggi il tema è il rifasamento. Ci spieghi per quali motivi è importante avere un rifasatore all'interno dell'infrastruttura elettrica? Quando la potenza contrattuale è maggiore o uguale a 16,5 kW è indispensabile installare un quadro di rifasamento in un impianto per due semplici ragioni. La prima è la riduzione delle penali previste in bolletta dall'ente fornitore dell'energia causate da un eccessivo assorbimento dell'energia reattiva e dato la sempre maggior complessità delle reti elettriche stanno diventando queste penali ogni giorno sempre più onerose. Per esempio in Italia dal 1 gennaio del 2023 l'ARERA, che è la nostra autorità per l'energia, ha aumentato tali penali portandole per gli utenti allacciati in media tensione a un più 70%, mentre per quelli allacciati in bassa tensione a un più 65%. Questa tendenza nell'aumento delle penali riduce ovviamente il tempo medio di ammortamento di un apparecchiatura di rifasamento, portandolo a tra i 2 e i 4 anni a fronte di una vita del prodotto utile di circa 10 anni con un conseguente enorme beneficio economico. Il secondo beneficio è la riduzione della corrente assorbita di cariche nell'installazione. Tale riduzione di corrente permette una riduzione delle perdite per effetto giallo nell'impianto con conseguente riduzione dello stress termico delle apparecchiature, dello stress termico delle linee di distribuzione, dello stress termico del trasformatore e di quanti sono i componenti installati nell'impianto. Io sono veramente contento oggi perché tutte le volte mi hanno parlato dell'importanza del team di progettazione e sviluppo e quanto è centrale all'interno di Ortea. È così anche per il rifasamento? Assolutamente, per quanto riguarda l'innovazione tecnologica corre molto velocemente, quindi inevitabilmente per stare al passo con questo tipo di progettazione dobbiamo investire in quella che è la ricerca e sviluppo. La nostra missione specifica è quella di dare sempre risposte più adeguate alle problematiche che ci arrivano dal mercato, in modo tale da poter così ottimizzare ogni nuova soluzione tecnica e inserire all'interno delle nostre apparecchiature. Considerando che le moderne tecniche di costruzione dei condensatori li rendono sempre più performanti e che il regolatore di potenza relativa, che è la mente di un quadro di rifasamento, continua ad evolversi, il nostro obiettivo è inserire queste apparecchiature e questi condensatori all'interno delle nostre apparecchiature per renderle sempre più affidabili. In ottica IoT stiamo integrando i nostri sistemi di rifasamento nella nostra piattaforma cloud per monitorare in tempo reale il corretto funzionamento dell'apparecchiatura in modo tale da fornire anche un servizio di manutenzione predittiva da remoto. Duilio, mi spieghi come fate a mantenere la qualità malgrado l'aggiornamento continuo dei prodotti? Per assicurare un elevato standard qualitativo è necessario testare ogni nuovo componente nelle condizioni di lavoro più severe per poi poter essere inserito all'interno dei nostri quadri di rifasamento. All'interno dei nostri laboratori predisponiamo una serie di test che ci permettono di verificare conformità e prestazioni sia dal punto di vista elettrico che termico che meccanico. La durata di questo processo varia da poche settimane ad alcuni mesi, ma ci consente di valutarne l'idoneità per l'installazione all'interno dei nostri quadri di rifasamento. Un esempio interessante sono state le prove che abbiamo effettuato sui ventilatori di diversi produttori con un anemometro per calcolarne la portata d'aria. Questo ci ha consentito inevitabilmente di misurare la portata in aria forzata e non in aria libera. Abbiamo quindi verificato l'idoneità a smaltire il calore. Solo per i modelli che hanno superato questo primo test abbiamo pensato di eseguire un secondo test di verifica delle sovratemperature come previsto dalla norma specifica di prodotto. Senti Duilio, oltre alla qualità, di quali altri aspetti si preoccupa un progettista? L'obiettivo di ogni progettista è fare in modo che ogni componente venga massimizzato, utilizzato in maniera assolutamente consona a quelli che sono gli obiettivi di ogni apparecchiatura elettrica, ovvero la massimizzazione delle sue prestazioni. Un altro aspetto importante è che il componente sia meccanicamente e dal punto di vista manutentivo facile da gestire. Il condensatore, che è il cuore delle nostre apparecchiature di rifasamento, deve operare nelle migliori condizioni termiche possibili. Per questo il progettista deve in ogni caso verificare che il sistema di ventilazione sia montato, installato, posizionato correttamente affinché possa mantenere una temperatura
nell'intorno del condensatore idonea alla sua classe termica di appartenenza. Un altro aspetto progettuale rilevante è la separazione chiaramente galvanica dei circuiti ausiliari dei circuiti di potenza. Questo ci permette che a fronte di eventuali problemi che si possono generare sulla parte di potenza, questi non si ripercuotono negativamente sulla parte ausiliaria come contattori, ventilatori, regolatori del fattore di potenza. In alcune aziende produttive la progettazione è un processo guidato dall'interno. In Ortea voi vi fate guidare anche dall'esterno, cioè intendo dire dalle richieste che arrivano dai clienti, dal mercato? La progettazione su richiesta è per noi un punto distintivo rispetto alla concorrenza. Il nostro team riceve capitoletti tecnici da varie aree geografiche, stimolando la progettazione nella ricerca di soluzioni tecnologiche che possono sempre meglio rispondere alle richieste dei clienti. L'esperienza che si acquisisce nel competere in queste sfide, nel partecipare a queste sfide, ci permette di arricchire il nostro know-how tecnologico e in questo caso anche di poter rispondere sempre più correttamente a tutte quelle che sono le esigenze nell'ambito internazionale del Power Quality. Ad esempio fino a pochi anni fa non avevamo richieste dal mercato del Middle East, oggi invece abbiamo creato una linea di prodotti interamente dedicata a questo tipo di mercato. Duilio, poco fa abbiamo parlato di qualità, di affidabilità, però mi immagino che tutti ne possano parlare in realtà. Esistono dei sistemi di certificazione per i rifasatori? Per certificare qualità e affidabilità, le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte alle verifiche di progetto previste dalla specifica norma di prodotto all'interno di laboratori riconosciuti a livello internazionale. I quadri di rifasamento a marchio ICAR sono stati sottoposti nel corso degli anni alle specifiche verifiche di progetto previste dalla norma di prodotto IEC 61921 presso laboratori indipendenti come il CEI di Milano oppure l'IPH di Berlino. Tali verifiche ci hanno consentito di poter comunque avere 3 tra le maggiori certificazioni a livello internazionale: la certificazione CHEMA, la certificazione CESI e la certificazione ASTA. Il nostro fiore all'occhiello è sicuramente la prova di sovratemperatura che è stata eseguita a 52 gradi anziché i 35 previsti dalla norma specifica di prodotto IEC 61921. Grazie Duilio, senti, è stato interessantissimo sentire il parere di un esperto su questi temi, è stato un piacere averti con noi. Grazie a te Paolo per avermi sopportato così pazientemente e grazie anche a voi. E grazie anche a tutti voi che ci seguite sui diversi canali di Ortea, vi aspetto al prossimo episodio di Energy Talks for Tea.